per la prima volta in, penso, 3 anni ci incontriamo in maniera un pochino meno frenetica del ciao ciao, con te che sei Esatto, conteso da altri 1000 sviluppatori che ti sbavano appresso, insomma, manco mi svolto, insomma. esagerato, No, ma che esagerato. scherzo. A Orlando eri Ok. la star incontrastata dell'evento, insomma, tutti ti guardavano con aria. Non sono così sicuro, però va bene. Direi che iniziamo. Allora, Allora, iniziamo. qual è la cosa che hai trovato totalmente diversa, non ti aspettavi, e quella che invece è esattamente come pensavi che fosse? Allora, è un'ottima domanda. Avevo, innanzitutto quando si è consolidata l'acquisizione, sono stato in un turbine di eventi tale che non è che avevo poi speso così tanto tempo a ragionare su cosa sarà, come sarà nell'atto pratico. Senza dubbio, la parte che mi ha sorpreso di più è la disciplina e l'attenzione su alcuni aspetti chiave di quello che poi è l'identità di Apple, che come Claris noi viviamo quotidianamente, quindi l'attenzione alla gestione dei dati, l'approccio i termini legali di qualsiasi accordo, anche il più semplice. Quindi c'era, da un lato c'è un overhead di processo su alcune cose che è andato molto al di là delle mie aspettative. Per farti un esempio pratico, noi con Samplay, prima dell'acquisizione, avevamo realizzato tutta una serie di connettori con un sacco di servizi di terze parti, ma nell'ordine del centinaio. Ora, integrarti con questi servizi richiede che tu ti faccia un account in modo che tu possa avere accesso alle API, le testi, le provi. E quando apri un account implica che tu stai accettando delle termini e condizioni di servizio che io nella mia startup life non ho neanche letto minimamente una volta. Cioè, per me l'importante era collegare più servizi possibile. E quindi nella mia assunzione naive nel muovermi dentro Apple è stata, entriamo dentro, abbiamo tutti questi container e li riusiamo. Neanche per niente. Ogni singolo connettore, anche banalmente nell'essere riattivato, cioè quindi il codice funzionante che già era lì, che nella mia passata vita, finché funziona e qualcuno lo può usare, buttalo fuori. E qua invece l'approccio era diametralmente opposto, no? Il rischio che un'azienda come Apple si può prendere sul brand, su qualsiasi cosa, è sostanzialmente zero. Perché qualsiasi cosa fa Apple, anche se sposta un bicchiere da qua a là, The Verge ci fa un articolo sopra. Va da sé che si prendono zero rischi e quindi anche solo prima di poterti aprire l'account, fatto magari con un'email aziendale, verso un qualsiasi servizio di terze parti, hai bisogno che il legal riveda termini e condizioni di servizio. Ehm, quindi da questo punto di vista è arrivato con diciamo, l'agilità della startup e l'approccio, se vuoi, un pochettino nostrano di muoversi più velocemente. Mi sono trovato davanti a questa macchina, se vuoi, in qualche modo anche burocratica, che mi aveva colpito, però è così che funziona e mi rendo conto della realtà completamente diversa. Allo stesso tempo sono rimasto sorpreso comunque per del livello di autonomia che almeno a me personalmente è stata data non mi sono mai sentito presso o preoccupato di poter fare proposte magari che divergevano dalla norma del modo in cui magari qua viene condotto il lavoro, viene sviluppata qualche idea e così via. Quindi quello, diciamo, sorpreso positivamente dal fatto che tutto sommato che sono in un ambiente corporate, c'è molta più struttura di quella che avevo prima, dove sostanzialmente mi svegliavo la mattina e facevo ciò che volevo. E qua ovviamente Partite di rispondo ad calcetto altre persone. complete. Esatto. Dove sono scarsissimo peraltro. Qui ovviamente rispondo ad altre persone, nonostante tutto, però ho grande livello di autonomia, quindi quello è stato positivo e la cosa bella, ovviamente, Palencia essendo un'azienda enorme e Claris essendo un'unità in proporzione ovviamente piccola, tutto è piccolo rispetto ad Apple, partiamo da questa cosa. E, abbiamo un'interessante posizione dove
abbiamo grossa autonomia nel prendere decisioni a livello locale, quindi siamo, da quel punto di vista non dobbiamo rispondere più di tanto a terze parti o chiedere ad Apple il permesso di fare ogni cosa, però nel momento in cui ci sono cose da fare per le quali noi da soli non avremo risorse o modo che possiamo accelerare tramite Apple, ci possiamo ovviamente appoggiare loro ed è un vantaggio significativo, che poi sostanzialmente è anche un po' quella che è stata la meccanica dell'acquisizione. Clarity non aveva un suo corporate development, ma è Apple che fa le acquisizioni per conto loro. Quindi, mutatis mutandis è più o meno quello che sta succedendo adesso con l'intelligenza artificiale del learning machine, in sostanza, se posso permettermi un'indiscrezione. Se non posso permettermi, diciamo, passiamo alla I- prossima. Parli dello sviluppo nostro? Sì, esatto. Vabbè, noi in questo momento stiamo, finché ci sono opportunità di sfruttare opportunità interne, lo facciamo, ma anche queste sono molto... scusa, poi ho perso no, parlo male sia l'italiano che l'inglese adesso dopo aver passato 3 anni, ma quindi ogni tanto ho vuoti di parole anche quando devo parlare in italiano. Ehm, ovviamente qualsiasi opportunità sinergica, non ci mettiamo a ricostruire la ruota ogni Beh, volta, certo. poco ma sicuro. Allo stesso tempo, in- non, non- diciamo, Apple ha il suo approccio di disclosure delle informazioni molto rigido anche internamente, il che non vuol dire che noi possiamo fare quello che vogliamo o avere accesso a tutte le informazioni, non è. Il Ovviamente. principio è che tu hai sempre accesso al minimo indispensabile che ti serve per lavorare. Senti, ma io mi ricordo quando lavoravamo ancora nello stesso posto, che ho visto pezzi di Stanplay quella, e ovviamente anche senza avere diciamo, un'introduzione formale, stando nella scrivania vicina, qualcosa comunque Mhm. afferri, qualcosa comunque prendi. E ovviamente Gladys Connect è quantomeno a livello, diciamo, di grafico e di interfaccia una bestia totalmente diversa. Ma ti è capitato a un certo punto, quando l'hai visto per la prima volta, veramente coniugato in stile Apple, fare che è sta cosa? Cioè, ha fatto sicuramente effetto, la nostra UI era molto più colorful o playful se vuoi, un pochino di più, decisamente meno in linea con i toni del contesto in cui siamo adesso. E sì, faceva effetto sicuramente. Però, è bello da vedere comunque. In qualche Mm, modo è sempre assolutamente. è bello vedere come evoluzione. ehm, sono sicuramente, cioè non ero così emotivamente attaccato alla vecchia UI e mi sono risentito del cambiamento, tutt'altro. Ci mancherebbe, aggiungerei. Deve essere stato, io penso, cioè il portare a compimento tutta questa migrazione deve essere stato da un lato un'impresa titanica, ma pure una soddisfazione non da poco, eh. Sì, sicuramente dal punto di vista dell'impresa, diciamo, se vogliamo vedere, almeno dal punto di vista strettamente personale, almeno la fortuna o sfortuna, diciamo più fortuna a questo punto, che io ormai non scrivo codice da anni, quindi ho supportato il transfer del know-how, so qual è l'architettura della piattaforma, non mi sono dovuto occupare in prima persona di stare lì con le mani sul laptop a gestire la migrazione. Una sorpresa è stata di nuovo per quanto Apple fa attenzione al modo in cui gestisce il software su infrastrutture proprietarie o terze e che servizi permette di utilizzare. Una sorpresa che trovavamo fu noi avevamo sviluppato tutta la nostra piattaforma girava su AWS con i servizi che erano disponibili a qualsiasi cliente retail di AWS, quindi più o meno tutto, inclusa la roba in beta. Um, Nelle conversazioni, nella parte di diligence, abbiamo capito anche loro hanno accesso a AWS e quindi la nostra stima o ipotesi iniziale di trasferimento della parte tecnologica del prodotto
era, non sarà un problema sostanzialmente, no? Poi invece ci siamo spostati e ci siamo resi conto che l'accesso ai servizi AWS in questo contesto non è lo stesso che hai a livello retail, perché il vetting che fa sul livello di sicurezza dei servizi di infrastruttura di terze parti, come AWS che fa Apple, è esageratamente più alto e quindi c'erano delle componenti che noi avevamo usato e con cui quindi eravamo legati in qualche modo dal punto di vista dello stack tecnologico con la piattaforma come era prima, che qui non erano disponibili. E quindi ci siamo ritrovati a doverli o modificare o ricostruire. E quindi hanno avuto un impatto sulla timeline che non mi significativo e che venendo da fuori, non sapendo quello che non sai, non mi aspettavo. E, e quindi non tutti gli AWS sono uguali in base da dove li accedi, apparentemente. Apparentemente. E vale per GCP e altri provider, ovviamente. Che poi il problema da un certo punto di vista è l'interconnessione, per cui nel momento in cui tu ti basi su una libreria che sta da qualche parte, tu comunque sei in qualche modo, tra virgolette, schiavo della libreria, che poi è uno dei motivi per cui i vecchi sviluppatori di FileMaker tiravano giù i peggio santi quando chiedevano ma perché Claris si appoggia alla libreria di sistema, che salti la versione e cambia tutto? Però chiaramente è un discorso procedurale e diciamo che Esatto. capisco perfettamente anche il nostro piccolo, quello poi che viene Mhm. generato quando si tira fuori un qualcosa come Stanplay Connect, che è sicuramente un'altra bestia, e soprattutto campa vive in un posto che non è quello dell'applicazione desktop, sicuramente. Quindi, Sì, sì, che vuol come... dire che avevamo anche tantissimo, il numero di componenti e dipendenze che hai a livello di architettura sono molto, molto più alte, tutta l'architettura era fatta orientata ai microservizi e quindi ci sono insomma, da quelle che sono funzioni, le lambda function, o sistemi di code, eccetera, eccetera. Se poi non li puoi usare così come li avevi, devi o ricostruirli su un altro servizio che ti offre la stessa funzione o devi cambiare parte dell'architettura. Non c'è non c'è una soluzione alternativa a queste due. Senti, ma a parte la parte puramente tecnica e di vita, insomma, perché per chi non Mhm. lo sapesse, Clarence Connect è nato da Stanplay, che è la startup di Giuliano ed altri fantastici ragazzi che erano con lui, e lui l'ha portata felice e contento in Apple e poi in Claris. Ma tu lavori nell'Infinite Loop fisicamente oppure... No, Claris ha un suo building dedicato qui in Santa Clara Valley, quindi siamo a Sunnyvale, vicino a Cupertino. Apple ha la maggior parte dei suoi uffici tra queste due cittadine qua in Bay Area e noi ne abbiamo uno tutto per noi. Ma tu che fai? Cioè, di base, quello che mi viene, cioè tu la mattina mi sveglio e che faccio? Faccio Clients Ah, Connect. faccio innanzitutto interviste, come puoi ben vedere da questa nostra conversazione. Io mi sveglio la mattina, mi trovo a fare le interviste. E il mio ruolo in questo momento è quello di capo della divisione di prodotto, quindi tutti i product manager di Claris sono parte del mio team e il product management non è nient'altro che una funzione dentro l'azienda che si preoccupa di decidere come fare evolvere il prodotto e quali priorità devono essere date alle varie enhancements che vogliamo fare su tutta la piattaforma, che richiede un sacco di conversazioni in merito a trade-off, perché di solito si può sempre fare 10 cose, ma sostanzialmente ne puoi fare 3 alla volta per via di risorse o di tempo, di vincoli esterni o di cose che puoi portare sul mercato prima o dopo. E quindi nella funzione di product management ci preoccupiamo prevalentemente di questo, siamo sostanzialmente una funzione hub, se vuoi, no? Cioè, quindi siamo l'interfaccia principale rispetto verso engineering per tradurre i requisiti del cliente e le soluzioni che riteniamo possano risolvere i bisogni del cliente in specifiche che poi gli ingegneri espandono e costruiscono. Allo stesso tempo dobbiamo lavorare col marketing per poi potergli spiegare perché questa funzione
secondo noi ha valore per un certo tipo di cliente, per risolvere un certo tipo di problema, così che loro possano da lì sviluppare il messaggio che deve essere deliberato. Ma passami deliberato, dai, tanto ci siamo capiti. All'audience di competenze e da lì ci costruiscono quelle che sono campagne o iniziative di go-to-market e idem per sale, perché per la parte di vendita che facciamo in maniera diretta con la nostra base di employee, i sales devono sapere perché alcune feature possono essere più rilevanti per un certo tipo di cliente e saperle raccontare al telefono senza dover entrare nel merito tecnico, ovviamente non possiamo trasformare sales representative in sviluppatori, però No, comunque finirebbe molto male, temo. devono avere dei talking points e support, perché poi quando altre funzioni vanno live il customer support deve sapere ok, cosa fa questa nuova funzione, che tipo di problemi ci possono essere, se ci sono questi problemi come si risolvono. E quindi siamo in questo turbine di conversazioni e soprattutto poi con i clienti perché ci preoccupiamo di guidare parti di early testing, avere feedback, parlare con gli sviluppatori nei vari gruppi noti come ETS nel nostro mondo e, e poi rinse e repeat. Sì, ITS ci sono anch'io, quindi ho presente. Ma Ma di queste cose che mi hai non mi detto, sorprende. Ah. di questa cosa che mi hai detto, c'è qualcosa che ti piace fare particolarmente e qualcosa che invece non sopporti? Questa parte magari non diciamo. No, ma seriamente, c'è qualcosa che ti No, piace in vabbè. particolare? Eh, Allora, la cosa a cui mi sono dovuto adattare di più è che io materialmente il lavoro hands-on lo faccio meno, cioè io sono in questo momento il mio ruolo diventa sempre di più far sì che gli altri possano fare questo tipo di lavoro al meglio. Quindi poi io posso intervenire dove può servire una mano, dove posso contribuire, ma il mio lavoro on daily basis è people management. Io devo aiutare le persone a migliorare le persone del mio team, a diventare migliori product manager e eliminargli o levargli di mezzo ostacoli o cose su cui che gli creano problemi nell'arrivare al loro traguardo, qualunque esso sia, nello sviluppare qualcosa, perché continuamente qualcuno magari ha delle domande su come è meglio poter risolvere un problema, io posso contribuire ad aiutarlo, o dargli dei consigli o fargli pensare attraverso il problema, così che magari possa identificare altre soluzioni. Io tendo sempre ad evitare il più possibile di prescrivere una soluzione alla persona che ho davanti, se no non ha alcun senso che una Come ti persona capisco. che lavora con me, no? Se gli devo dire quello che deve fare. Quindi poi la Ma mia responsabilità principale è poi soprattutto se, non fai- se forzi una persona a fare qualcosa che non capisce e questa cosa poi va male, automaticamente la colpa è tua e quindi uno dice ma perché? Ti no, capisco comunque, perfettamente. ma anche ma anche quando magari metti che invece la indovini, comunque è una roba che ha le gambe corte, perché poi quella persona se non ha capito perché doveva fare quella cosa in quel modo, perché era il modo migliore di risolverlo, quando si ripresenta il problema non è comunque in grado di risolverlo autonomamente, quindi non avanzi. Eh, quindi quello è un po' prevalentemente la mia parte del lavoro che mi piace. Diciamo che ho imparato ho imparato, è una stupidaggine, ma mi sono reso conto di quanto diverse persone imparano in maniera completamente diversa, che è una cosa ovvia, però spesso e volentieri io ho sempre pensato che magari facendo vedere come faccio il lavoro, farlo insieme, aiuta le persone, sai, guardando si impara. E funziona sì, ma solo con alcune persone, altre preferiscono dei diversi medium, diversi formati, o glielo devi spacchettare diversamente, quindi quelle sono state un pochettino una delle più interessanti cose che ho imparato dovendo evolvere la mia responsabilità nel ruolo in cui sono ora, e a quello ci devi aggiungere almeno da, da persona che viene da Roma, dall'Italia, e con la fortuna che ho avuto di viaggiare tanto comunque finché ero relativamente giovane, mia mamma era un assistente di volo. Quindi ho avuto la fortuna di poter viaggiare tanto rispetto a magari quella potrebbe essere la media. Nonostante tutto, quando sei al daily basis esposto a tanta anche diversità culturale, perché lavoriamo con persone che vengono
da tutte le parti del mondo, quella complessità aggiuntiva che si aggiunge al capirti. E, e quindi è una cosa complessa, ma molto affascinante, e che quindi mi piace, sono contento di fare per ora. Certo, mi divertivo un sacco a preoccuparmi di dare forma alle feature, agli enhancement, e lavorare con le mani sul prodotto, è una cosa che in questo momento posso fare solo indirettamente. Ma questo è E- quando da sviluppatore diventi project manager e di solito o stai tutto contento perché ti piace, cosa che mi sembra sia il tuo caso ed è una bellissima cosa, oppure ti guardi indietro e dici quanto era più semplice quando le cose le facevo io invece di spiegare alle altre 10 persone che non capiscono. Bravo, tirare dritto, lo facevi e basta. No, però dai, però ci Esatto. sono un sacco di altre cose belle in quello che faccio, senza notare che ho accesso a un sacco di visibilità a quello che succede in tutta l'azienda, non dire dirlo, che non è cosa da poco. Senti, e tra queste feature in sviluppo c'è qualcuna che ti piace particolarmente e che puoi accennare, o c'è qualcuno che ti piace particolarmente ma che non puoi accennare, oppure no comment? Allora, il secondo bucket delle cose che non posso accennare, chiaramente non te le posso accennare, quindi quelle la risaltiamo a piedi pari. Cominciamo Ovviamente. da là. Eh, per le cose che posso accennare o che mi piacciono, allora, guarda, una cosa su cui finalmente abbiamo fatto progressi dopo un sacco di avanti e indietro è la parte del licensing, di cui finiremo di fare il disclosure che abbiamo accennato a Engage, perché semplifica tanto tutta la struttura di licensing che abbiamo, soprattutto con il portafoglio di prodotti che si allarga. Averla così frammentata e con poca chiarezza a come si accede a cosa era veramente una complessità necessaria, da self-inflicted pain in qualche modo. Quindi di riuscire a portare come adesso, non senza fatica, quella componente che aveva tantissime dipendenze, perché poi è legata a come viene fatto il business. Cioè, il far FileMaker, con la storia che ha FileMaker ci sono degli aspetti, dei meccanismi di come viene venduto il prodotto in cui ancora vedi che è un'azienda che vendeva le scatole sullo scaffale quando FileMaker era venduto nei negozi sostanzialmente. Però c'è una parte di quel DNA nei sistemi che è ancora là, e quindi c'è una stratificazione di roba per cui quello che da fuori può sembrare un cambiamento semplice, in realtà c'è una chain reaction dietro che quando l'ho visto mi ha preso un colpo. Però, però è quello che è un passetto alla volta, stiamo cercando di districarci in questo labirinto, quindi quello è un'ottima cosa. In isolation le varie una funzionalità di cui ovviamente sono contento è che finalmente c'è la possibilità di sviluppare connettori custom su Claris Connect, che è una cosa che volevamo fare già ai Bello, tempi di bello, Stamp, ma bello. un'altra serie di problematiche, di complessità su cui noi ovviamente volevamo sviluppare only so much, il team era piccolino. E quella non era una cosa facile, soprattutto perché una volta che la metti fuori, la maintenance di quel tipo di funzionalità è costosa, no? Perché se poi la gente inizia a costruirci là sopra, ogni volta che vuoi fare un cambiamento, ti devi pure preoccupare di vedere breaking changes, non è una cosa da poco, e qua insomma, abbiamo le spalle più larghe, questa cosa si può affrontare meglio. Quindi quella sento una cosa di cui sono, sì, se te ne dovessi menzionare una, quella è una cosa di cui sono contento, perché è una roba che era tanto che non abbiamo riuscito a fare. Ci siamo lui solo 10 anni, però ci siamo arrivati. Beh, quella è una Perché abbiamo figata esagerata, iniziato devo con dire. la startup fino ad oggi, diciamo. Però bene. Quello è veramente una figata esagerata, il connettore personalizzato. Io del resto te lo dicevo a Roma N anni fa, che era esattamente il pezzo che mancava a FileMaker, quello, Sì, quindi sì, sì, sì. sono solo che E anche per noi, nel entusiasta. senso che quando eravamo ancora una startup indipendente, era una roba che in qualche modo era ovvia da dover fare, ma poi tra quello che vorresti fare e quello che praticamente puoi fare, c'è sempre la saggezza popolare, dice che tra il dire e il fare, cioè, di mezzo al mare, ed è una cosa vera, spesso e volentieri.
E poi parlando di Stanplay, mi pare che comunque il tutto era nato da un'ottica abbastanza diversa e anche prima di passare, diciamo, dell'acquisizione ha cambiato focus più di una volta, se non mi ricordo male. Sì, sì, il nostro percorso è stato decisamente non lineare, come credo, che è sostanzialmente una cosa molto comune in startup di prodotto. E Sicuramente. abbiamo gradualmente aumentato il focus sull'aspetto di integrazione. Prima eravamo partiti con l'ambizione di essere una piattaforma di sviluppo più ampia, più simile a quelli che erano, adesso penso vadano meno di moda, ma 10 anni o so fa. I backend as a service erano una roba che stava emergendo tanto, se c'era stata l'esplosione delle applicazioni mobile e le applicazioni web single page con i vari framework JavaScript, i primi che uscirono all'epoca, parliamo ai tempi di Backbone.js, Angular, aveva portato una categoria di sviluppatori che erano molto bravi sulla parte lato user facing, quindi la parte lato client se vuoi, quindi l'applicazione web fatta in JavaScript o il client, l'applicazione nativa che girava sullo smartphone. C'è tutta una serie di servizi che ti servono però lato backend per far sì che quell'applicazione funzioni e l'idea iniziale è stata ok, ti offriamo un backend as a service con l'elemento differenziante rispetto agli altri delle integrazioni con l'API, perché tanto ormai qualsiasi applicazione è una composizione di servizi terzi, almeno in parte, no? Se ci devi mettere i pagamenti, transactional email, SMS, eccetera, eccetera, Orchestration. non ti, me- non- non ti ricormetti di costruire il servizio, a meno che non hai bisogno per motivi specifici, quindi usi un servizio terzo e integri la logica tramite API. Però anche lì la superficie era molto ampia, non riusciamo a fare tutto quanto, e quindi gradualmente il focus è stato sempre di più solo su un aspetto che era quella di permettere di sviluppare logica applicativa on top di servizi di terze parti di API, e quindi ci siamo ritrovati a concentrarci su questo sistema di workflow che permette di spostare dati ed eseguire logica senza dover scrivere tutto il codice per sostenere le integrazioni con le API che vuoi utilizzare in quel workflow. E quello poi è stato il focus negli ultimi anni che ci ha portato a dove siamo adesso. E ti ha portato pure dall'altra parte del mondo. Una domanda veloce, ma com'è la vita là? Più semplice, più complicata, semplicemente diversa? Allora, ehm, io mi trovo molto bene. Il posto per me non era completamente nuovo, cioè io facevo regolarmente su e giù, facevo il pendolare da Roma a San Francisco, noi avevamo qua un po' di investitori, avevamo comunque un piccolo appoggio, noi abbiamo fatto un programma di accelerazione qua all'inizio nel nostro percorso di startup, quindi avevamo modo e motivo di passare del tempo qui sul territorio, quindi avevo familiarità con la zona, prevalentemente San Francisco all'inizio. Quando ci siamo spostati qua adesso con la famiglia, e questo ormai è successo esattamente quasi 5 anni fa a questo punto, e ho preferito ottimizzare la prossimità all'ufficio così che non dovessi perdere troppo tempo in commuting. Poi sai, muovendomi, nonostante conoscessi un po' di persone qui, muovendomi, la prima preoccupazione è che se dovevo stare a casa velocemente per qualsiasi motivo, perché magari serviva una mano con un bambino. Noi ci siamo spostati che avevamo una bimba che stava per fare 2 anni e mia moglie era al 7° mese di gravidanza del secondo. Quindi siamo arrivati qua e dopo un mese e mezzo ha partorito, abbiamo partorito in America. E quindi non potevo essere in una condizione che se serviva una mano a casa, io avevo 45 minuti di macchina, quando non c'è traffico da questa Per zona qua dove forza. gli uffici Apple a San Francisco ci sono 3 quarti d'ora di guida, se tutto va bene non aveva senso. Quindi viviamo qua vicino, era la casa stereotipo, in una casa stereotipo di quelle americane, col garage, backyard, tipo la casa dei Simpson praticamente. Eh, però va bene, poi siamo in una parte di mondo in cui sostanzialmente c'è un'altissima concentrazione di persone che lavorano in questa industria, quindi qualsiasi servizio tu voglia c'è. Il meteo è spaziale. Io arrivo in ufficio con 12 minuti di bicicletta, quindi la mia logistica
è ideale, quindi fino a che il setup rimane questo, non mi posso decisamente lamentare. C'è un minimo di cambiamento dal punto di vista culturale, però non abbiamo avuto alcuna difficoltà di farci il nostro, un giro di amicizie con cui ci vediamo regolarmente. Ovviamente l'Italia ci manca per le persone che abbiamo lì, amici e famiglia, però grosso modo qua c'è praticamente tutto, anche sul mangiare. La prima cosa che mi chiedevano gli amici poco dopo il trasloco, ma cosa mangi là? Cioè, come se fossi trasferito in chissà che posto. Qua c'è accesso a tutto, addirittura c'è aperto un Italy non troppo lontano da qua, 2 anni fa, Mm. quindi no, sì, si sta molto bene. Ma guarda, io da come ti vedo sei soddisfatto, stai facendo qualcosa che ti piace, è una sfida pure intellettuale che ti piglia abbastanza. Eh, cos'è che senti che ti manca? Se c'è qualcosa, ovviamente. Chi mi manca? Beh, personalmente in questo momento direi nulla di... non mi viene in mente nulla di particolare. La cosa interessante che spero che riusciamo a fare progressi dal punto di vista professionale e lavorativo è far crescere Clari significativamente, cioè, l'opportunità di mercato è enorme. Abbiamo un partner che nessun altro ha su questo pianeta. Non è facile, non è per niente facile perché la competizione è, cioè, è gente tipo Microsoft, quindi non sono tutt'altro che scemi. E soprattutto sono nati e cresciuti, sono interamente B2B. Il nostro partner è prevalentemente consumer, potentissimo, ma comunque noto come Eh, azienda consumer. e beh, diciamo che Quindi Microsoft da quel punto di vista è molto forte. E ce ne sono altre sul mercato, ovviamente, però se devo pensare a una che mi preoccupa, tra virgolette, è senza dubbio quella. domanda, perché Microsoft? Cioè, qual è il prodotto o il prodotto o i prodotti di Microsoft che tu vedi con preoccupazione? Stiamo parlando di SQL Server, penso, non lo so, dimmi tu perché non... No, io la vedo in maniera un po' più ampia, la Power Platform in generale ha tantissimi, è una toolbox potente e poi hanno il Quello sì. vantaggio di avere già un piede dentro praticamente qualsiasi azienda che usa Suite Office, che sono una quantità infinita worldwide e quindi per loro hanno anche il vantaggio di potergli regalare praticamente tutto a tutti e aspettare che venga adottato un pezzetto alla volta e, e continuano ad aggregare dati. Google fa più o meno la stessa cosa con la Google Suite, però sono molto meno forti e aggressivi su tutto il resto dell'offerta B2B. Microsoft ha la Business Intelligence con Power BI, ai CRM con i vari Dynamics, ai portali, c'è un install base di SharePoint lì fuori che sarà ancora enorme. Hanno una base molto molto più solida di quasi tutti gli altri da cui trarre vantaggio. Teams ha preso tanto mercato per quel motivo, non perché è meglio di Slack, ma perché te lo includevano lì, fa l'80% di quello che fa Slack, non è altrettanto figo, ok, ma è il business, se alla fine il problema da risolvere è che puoi comunicare più facilmente in chat e te l'hanno regalato, usi quello. E poi la gente E hai spende pu- tempo là dentro e ce n'è. e hai pure e te l'attaccano pure a tutta l'altra suite, perché poi alla fin fine hanno portato sul web tutta la suite Office. È chiaro, In mani- esattamente. E adesso con i grossi investimenti pubblicamente che hanno annunciato sulla parte di AI, stanno infilando questo copilot in qualsiasi posto, sia dove ha senso sia Sì. dove non lo ha, però intanto ce lo mettono e te lo ritrovi là, insomma. Quindi sono sicuramente il player più grande a cui fare attenzione. Ma quindi comunque l'orecchio è sulle low code web-based, in sostanza, a livello, sulle low code platform web-based, quelle che vedi con preoccupazione, oppure l'intero environment che secondo il noto concetto embrace and extend, per cui intanto entro e poi caccio fuori a ginocchia nella schiena tutti gli altri.
Ma Microsoft innanzitutto è già dentro, quindi ha quel vantaggio. E sull'essere necessariamente web-based o meno, è più una scelta tecnologica e comunque quella roba allo stesso modo la puoi far diventare un client desktop ugualmente. Ehm, quindi non mi attaccherei troppo al fatto che sia web-based. Però si parla di una piattaforma di sviluppo che ha uno spettro molto ampio che ti permette di fare, permette a persone con competenza non esagerata comunque di sviluppare soluzioni semplici, ma che comunque magari gli risolvono un problema, ma poi con a tutti i tool che possono servire agli sviluppatori più avanzati per fare roba molto più complessa. E lo spettro lo coprono tutto quanto loro. Quindi, quindi per questo. Però il fatto che però è anche ehm, una evidenza di un mercato enorme. Quindi, Quello sì. che nonostante tutto è estremamente frammentato. Capito? Perché sono tantissimi business che possono avere questa roba, sono tantissimi, sono in tutte le regioni del mondo, le geo, sono i continenti. Quindi comunque non lo vedo un mercato dove c'è il player che vince tutto, come può essere nel consumer. Google è il motore di ricerca, o Amazon è l'e-commerce. Sul B2B non vedo le stesse dinamiche a play, soprattutto in questo tipo di settore. C'è molta più competizione, più frammentazione, perché dentro hai pure gente tipo Salesforce, ehm, e così via. Eh, Conosco. Però, vediamo, e di nuovo, tornando al discorso di Apple, essendo una società consumer, nonostante la natura fortemente consumer di Apple, e Apple ha anche una linea B2B, su cui sicuramente sono consapevoli che c'è un'opportunità e su cui stanno muovendo di passi. No? Apple Business Essential è stato un altro esempio interessante in quella direzione. Quindi mi aspetto che anche da quella parte si continui ad vedere un aumento dell'attenzione da parte del nostro zio molto ricco. Senti, ti faccio una piccolissima provocazione, non te la prendere a male. Dal punto di vista di chiunque Vai. sia fuori dagli Stati Uniti, ci sembra che il marketing sia focalizzato, diciamo, sia targetizzato fra, diciamo, Anchorage e Long Island, mettiamola così, con qualche piccolo pezzo in Giappone. Mhm. Eh, E ne fai e una tu- questione ne fai una questione di localizzazione o proprio di visibilità delle campagne? Cioè, nel No, senso che non vengono neanche tradotte? di focus culturale più che di visibilità sulle campagne. Cioè, a noi sembra che, perlomeno a una persona europea, sembra che che il marketing Apple, ma soprattutto, ma in particolare Claris, sia molto focalizzato su tutta una serie di chiavi di lettura statunitensi, ecco, mettiamola così. Non so se poi in Italia ci sono delle Mm. storture mentali particolari, tipo no, non ci potete far pagare il software as a service, io ho la mia versione di FileMaker 7 e voglio continuare a usarla, ma quella è una stortura italiana, lasciamola perdere. Non entro lì, però quello che sto dicendo sono tutta una serie di anche proposizioni che sono proprio tipicamente, secondo me, sono culturalmente molto legate alla visione business e sociale degli Stati Uniti. Io ringrazio Dio che da quando è entrato Brad, FileMaker è diventato The Problem Solver, perché fino alla 16 non riuscivamo manco a definire che cosa fosse per portarlo in giro. No, è stato fatto un miglioramento fantastico, devo dire, da quando Brad ha preso le redini, si è visto il miglioramento, si è visto tutto, una cosa favolosa. Ma noi vediamo, diciamo, che comunque è molto focalizzato on USA. È una nostra impressione, siamo noi i soliti provincialotti, oppure c'è qualcosa che si può fare di No, meglio sull'argomento, secondo te? sulle, sulle iniziative di marketing specifiche, innanzitutto ho meno visibilità diretta. Di gran parte del team ovviamente è qui e quindi non mi sorprende che lo pensino in primis per il mercato a cui sono più vicini e anche il mercato che
che poi in quote percentuali è quello più grande, il migliore. e poi di conseguenza possono vedere se e quanto possono, alcune di queste possono essere declinate in altri paesi. L'Europa in particolare poi ha la complessità di essere comunque molto frammentaria. Tu non hai che fare una campagna per l'Europa, perché in Europa poi c'è Germania, Francia, Italia, UK, e ogni paese ha il suo, necessiterebbe del suo flavor, se vuoi. E quindi poi diventa un discorso di is the juice worth the squeeze? Cioè, è tanto lavoro, Chiaro? ma quanto veramente riesce fuori? Cioè, No, no, alla su fine, quello, non che su ci quello sia ti do per... un discorso di favoritismi, ma torni a un discorso di dover fare delle scelte in base a X numero di risorse, puoi fare X numero di cose, ti concentri su quelle che pensi possano avere il più grande ROI, e magari, cosa che su cui penso ci sarà un pochino più di attenzione, capire come si può usare il network di partner in maniera più efficace per declinare poi nelle varie culture locali o realtà locali, campagne che magari sono state originate con un aspetto US-centric, con l'eccezione, come hai detto, del Giappone, perché è un mercato particolare, altrettanto importante per noi, e anche nella sua unicità culturale necessita di un approccio ad hoc. Chiaro. Ok, senti, io ti ringrazio tanto per quel tempo che ci hai dedicato. Finalmente siamo riusciti a fare due chiacchiere in tranquillità Esatto, senza siamo nel altre corso di due 15 persone settimane. alle campagne. 2 anni, se è per questo, perché ci incontravamo alle Vero, varie engage. Ciao, ciao! è vero, è vero. Veramente guarda, mi ha fatto veramente piacere vederti, mi ha fatto veramente soprattutto piacere vederti realizzato, sereno e motivato. Io ti ringrazio tanto per questo tempo e direi che a questo punto ci salutiamo e ci aggiorniamo al prossimo incontro quando sarà, insomma. Molto, molto volentieri. Grazie mille anche a voi, anche a te. Un A bacio, presto. Aurelio. Ciao ciao. Ciao.